Ci sono emozioni che non si possono descrivere. Emozioni che possono essere comprese solo da chi vive per una passione. Per quanto esse possano sembrare piccole, sono tutto ciò che ci serve per continuare a crederci ogni giorno. Questo per me è uno di quei momenti. Uno dei miei piccoli grandi sogni si è finalmente avverato. Sogno che solo grazie a voi è stato reso possibile. E quindi, dopo avervi ringraziato per tutto il supporto dimostrato finora, è arrivato il momento di farvelo vedere. Perché io sono tutto storto. Ragazzi, finalmente eccolo qua. Dopo tanti mesi di attesa, finalmente vi posso presentare il nuovo mezzo che mi farà compagnia nelle gare dell'anno prossimo e in tutte le uscite che faremo. Sono qua in compagnia con Giampiero Cavacciuti, titolare della GP Racing, che è stato gentilissimo a mettermi a disposizione questo fantastico telaio. Giampiero, tu è da tanto che corri, raccontaci un po' com'è nata GP. GP ha una storia che inizia nel 1995, è un'azienda che è nata dalla vecchia PCR, dove mio padre era presidente assieme ai miei zii. Ci siamo separati e abbiamo fondato questa azienda da una stretta collaborazione con la CRG di Giancarlo Tinini, e negli anni abbiamo raccolto successo, siamo cresciuti, partiti quasi dal nulla, macinando chilometri in pista, vedendo passare piloti giovani, anzi più meno giovani, diversamente giovani. Ancora oggi siamo sulla piazza, su vari campionati in tutto il mondo, specialmente all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, Canada o Messico. Ci siamo tolti uno sfizio arrivando secondi al mondiale un paio di anni fa con Daniel Bray. Tu anche hai corso? Io ho corso fino a un po' di anni fa. Negli ultimi anni correvo prettamente per sponsorizzare il marchio, diciamo, introdurre il marchio in nuovi campionati. Grazie a me come pilota e ai miei meccanici italiani che arrivavano dall'Italia in Messico, Stati Uniti, eccetera, abbiamo fatto un bel percorso di... Ma porca miseria, figa! Se non mi tiri l'acqua che c'ho una sete della Madonna, mi bevo solo il bame. Il telaio è interamente, come ho detto prima, costruito da CRG, perciò i componenti sono un impianto frenante all'avanguardia, doppia pompa con pinze Ben 11, ultima generazione, con dischi portanti, adesivi che si attaccano. La geometria del telaio è un 30 mm con una figura di scorca standard, se così si può dire, con i longheroni che passano paralleli alla tanica della benzina. Il diametro del tubo è un 30 mm e la durezza è studiata apposta per accontentare tutte le varie categorie col cambio, dalle gomme dure alle gomme morbide. Diciamo che siamo molto contenti per aver abbinato i cerchi originali CRG, che è il nuovo modello 2020 con il magnesio. Riuscendo a lavorare bene sia con le gomme morbide che con le gomme un po' più dure, magari anche un principiante o uno che comunque non ha molta esperienza riesce a sfruttare il mezzo al meglio, senza dover usare una gomma assolutamente sì. Super performante. Il principiante si adatta benissimo con un assetto standard, così come lo vendiamo, da manuale, senza troppe esigenze, riesce ad essere competitivo subito in pista. Per essere più veloce ci sono degli accorgimenti che come tutti i telai vanno fatte, ma con il nostro sistema, per dire quello storico che ormai tutti conoscono, lo sniper della CRG, in un attimo riesce a calibrare camber, caster e convergenza. Ah, ma stai scherzando? Ma sporca
Stai scherzando? Abbiamo la novità che non c'è nessuno e non ne parliamo. Il piantone. Senti, questa però dovresti spiegarla tu però, non dovrei dirla io. Perché? Perché insomma sei riconosciuto sul canale come... Ma io sono come amatore. L'ingegner cane, quello del ponte sullo stretto. Questo? Sì, quello gira. Allora, di solito mi si stacca quella. Ok, poi qua noto qualcosa di diverso su questo piantone rispetto ai piantoni standard, perché vedo che c'è una piestrina. Esatto, questa è una novità di quest'anno, è stata studiata a fine anno scorso, provata per la prima volta a Las Vegas in America. Parte dal fusello che invece di avere i classici due fori o monoforo ne ha 6. Ha una possibilità di variare la posizione a seconda di se ti serve più inserimento o meno inserimento. La stessa cosa funziona solo con la piastrina 40-35 sul piantone, cioè con una sola piastrina riusciamo a integrare le geometrie di due piantoni. La piastrina può essere messa in una posizione o capovolta in un'altra e avremo 4 posizioni che ci cambiano l'angolo di Ackermann 4 volte. Questo permette un ampio raggio di lavoro sul setup ed è rivolto a un pubblico professionista molto capace. Certo. È un'innovazione veramente valida, qualcosa che non si era quasi mai visto nel go-kart. Tra l'altro vi volevo far vedere una perla che abbiamo montato su questo go-kart, che è questo fantastico sedile in carbonio della NEC. NEC, come già detto su Instagram, se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi su Instagram, avevo già fatto delle storie a riguardo. Questo sedile è l'unico che onestamente mi ha risolto il problema che avevo alle costole, perché ha una forma molto particolare e riesce a contenerti molto bene anche senza avere delle rientranze importanti qui a livello del costato. Il mio modello che avevo montato sul mio vecchio Aluminos era quello in fibra di vetro, questo invece è lo Z2 HD Plus Carbon, che vuol dire che è tutto in carbonio, è solido, è molto duro, molto bello. Questo qui con anche la vernice rossa di contorno. Come detto, è il modello più duro. Ce ne sono vari, vi lascio qui sotto il link del sito della NEC se vi può interessare, con tutti i loro modelli. Questo qui è l'Hard Plus, se volete eventualmente uno come il mio, che se vi serve un sedile un pochettino più duro, ovviamente è più resistente di quello in fibra di vetro, però insomma dipende dai vostri gusti. Il fatto che è tutto in carbonio riesce a fargli risparmiare quasi il 35% del peso. Ma finalmente ho un radiatore degno del mio motore. Questo qui è il nuovo radiatore della linea M Technology, lo 02, che è il modello più grande, quello per ovviamente i KZ. È veramente, oltre ad essere bellissimo, è molto intelligente perché ha la massa radiante incassata qui e non a filo. Questo vi permette di fare due cose: uno, convogliare più aria, e due, se avete la tendina, che ovviamente non l'ho messa oggi perché fa caldo, permette di montarla, di abbassarla e di alzarla senza rovinare le lamelle. Poi abbiamo qui il fantastico deflettore posteriore che ci permette, specialmente a quelli come me che passano molto tempo sull'erba, di evitare che i pezzi di gomma sassolini vengano scagliati dalla gomma contro la parte radiante e vadano a rovinare il radiatore. Molto bella anche la vaschettina, ma una delle cose più belle, ragazzi, è guardate questa pompetta, sempre della M Technologies, in alluminio, ricavata dal pieno, anche la girante ricavata dal pieno, uno spettacolo. Ma oltre a ciò, ovviamente ringrazio EM Technologies per tutto questo ben di Dio, mi avete reso un ragazzo molto felice, un bambino felice. Sono le cinghiette della pompa che sono veramente intelligenti, oltre a essere intrecciate e avere un ottimo attrito, sono anche molto intelligenti perché hanno, vedete, questo gancettino che vi permette, adesso non le stacco, di toglierle o di rimetterle nel caso vi serva, mentre con quelle vecchie, nel senso fatte a pezzo unico, se vi si rompeva e non avevate di riserva dovevate andare a togliere la sale per infilarne altre, quindi molto molto comodo, molto molto bello. Poi, per chi me lo chiedesse, abbiamo cambiato dal mio vecchio KZ10B a un KZ10C, anche se su un telaio del genere, secondo me, per sfruttarlo al massimo tutte le sue prestazioni ci vorrebbe un R1.
giusto? Bene Giampiero, io ti ringrazio per questa fantastica opportunità. Grazie a te. Sono veramente onorato di poter correre con questi colori, spero di fare del mio meglio almeno in pista. Speriamo. Noi ti diamo supporto. Se vado piano non è il telaio, ma sapete che sono io. E niente. Ci vediamo in pista per ulteriori video. Dai, rimanete sul canale, iscrivetevi che ne faremo altri in pista. Ascoltate il buon Giampiero, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.